Ti hanno accusato di qualcosa, forse al lavoro, in famiglia o davanti a qualcuno importante, e hai spiegato, hai giustificato, hai dimostrato che avevano torto, hai detto tutto quello che c'era da dire e non ti hanno creduto lo stesso. Non è andata così? Scommetto di sì. Oggi ti spiego perché difendersi è il modo più efficace per sembrare colpevole e invece cosa fa chi conosce come funziona il giudizio degli altri. Benvenuto su Motivazione Stoica. Qui la filosofia antica diventa uno strumento pratico per affrontare la vita vera. Iniziamo. Il vero problema. Quando qualcuno ti accusa o ti critica, scatta qualcosa di automatico. Il cervello interpreta la situazione come un pericolo e la risposta al pericolo è sempre la stessa: difenditi. Ma quella risposta, in un contesto sociale, produce l'effetto opposto a quello che vuoi. Pensa a come funziona il giudizio di chi ti osserva. Quando qualcuno viene accusato e si difende subito, con forza, con urgenza, cosa pensa il gruppo? Pensa, deve esserci qualcosa, non perché sia logico, ma perché è così che funziona la percezione sociale da migliaia di anni. Chi non ha niente da nascondere non ha fretta di spiegare. Chi si affretta a spiegare comunica che c'è qualcosa da spiegare. La difesa non cancella l'accusa, la amplifica. Ogni parola che usi per difenderti diventa materiale che l'altro può usare. Ogni giustificazione apre un nuovo fronte. Ogni spiegazione aggiunge dettagli che non erano ancora sul tavolo. Ti stai scavando la fossa con le parole. Marco Aurelio, nelle Meditazioni, scrisse qualcosa che colpisce proprio per questo. Se qualcuno può dimostrarmi che sbaglio nel pensiero o nell'azione, cambierò volentieri. Cerco la verità e la verità non ha mai danneggiato nessuno. Chi invece persiste nell'autoinganno, quello sì che si danneggia. Non stava dicendo di accettare ogni accusa come vera. Stava dicendo che chi cerca la verità non ha bisogno di difendersi. Chi si difende non sta cercando la verità, sta cercando di avere ragione. E quella distinzione viene sempre percepita dal gruppo. Il meccanismo dell'autodifesa cronica. C'è una differenza che non conosce quasi nessuno, la differenza tra rispondere a un'accusa e spiegare la propria posizione. Rispondere a un'accusa significa partire dall'accusa, significa accettare le sue premesse, significa giocare sul campo dell'altro. Spiegare la propria posizione significa partire da se stessi. È un atto diverso, con una struttura diversa e un effetto diverso su chi ascolta. Ma c'è qualcosa di ancora più profondo che vale la pena capire. Chi si difende cronicamente, ad ogni critica, ad ogni giudizio, ad ogni commento, sta rivelando qualcosa al mondo. Sta rivelando che il giudizio degli altri è abbastanza importante da modificare il suo comportamento. Sta rivelando che la sua stabilità dipende dall'approvazione esterna. E chi lo osserva lo ricorda. Epitteto disse qualcosa di preciso su questo meccanismo. Se qualcuno ti riferisce che un tale parla male di te, non difenderti da quello che ti è stato detto. Rispondi invece: evidentemente non conosce i miei altri difetti, altrimenti non avrebbe menzionato solo questi. Questa non è ironia, è una tecnica precisa. Chi risponde così non sta ammettendo colpa, non sta cedendo terreno. Sta dimostrando qualcosa di molto più potente, che il giudizio dell'altro non ha accesso al suo interno. Quella risposta dice: so chi sono. Il tuo giudizio non aggiunge e non toglie niente a quello che so di me. È impossibile attaccare qualcuno che risponde così. Non c'è presa, non c'è reattività, non c'è niente da usare. Il paradosso stoico. Ecco il punto in cui lo stoicismo dice qualcosa che va contro ogni istinto. L'istinto dice: se non ti difendi, ammetti di avere torto. La logica dice: spiega, dimostra, porta le prove. Lo stoicismo dice: la non difesa è la risposta più potente che esiste. La difesa presuppone che l'attacco abbia un potere su di te. La non difesa rimuove quel potere alla radice. Quando qualcuno ti attacca e non reagisci, non con arroganza, ma con quella stabilità che viene dall'interno, stai comunicando qualcosa che le parole non potrebbero mai comunicare. Quella freccia non ha trovato niente da colpire,
Marco Aurelio scrisse nelle Meditazioni qualcosa che definisce questa posizione con una chiarezza disarmante. Togli il giudizio che sei stato danneggiato e il danno sparisce. Non stava dicendo che le accuse non esistono, stava dicendo che il loro potere dipende interamente da te, dall'interno, non dall'esterno. Il paradosso è questo: pensavi che difenderti ti avrebbe protetto. In realtà la difesa è la prova che sei vulnerabile. Il silenzio, scelto, presente, stabile, è la prova che non lo sei, e quella prova viene vista dal gruppo senza che tu dica una sola parola. I 3 passaggi pratici. 3 passaggi da applicare la prossima volta che qualcuno ti critica o ti accusa. Primo, aspetta 5 secondi prima di aprire la bocca. 5 secondi sembrano niente. In una situazione di attacco sembrano un'eternità. Usali. In quei 5 secondi non stai esitando. Stai uscendo dalla modalità reattiva e rientrando nella modalità scelta. La differenza tra quello che dici dopo 5 secondi e quello che diresti immediatamente è la differenza tra una risposta tua e una risposta dell'adrenalina. Secondo, chiedi invece di spiegare. Quando arriva la critica, invece di difenderti, fai una domanda. Cosa intendi esattamente? Su quale parte vuoi che ci soffermiamo? Non è debolezza, è il contrario. Chi fa una domanda controlla la direzione della conversazione. Chi si difende cede quel controllo all'accusatore. Hai appena spostato il peso della scena su di lui. Ora è lui che deve spiegare, non tu. Terzo, distingui cosa dipende da te e cosa no. Epitteto aprì l'Enchiridion con il principio più importante dello stoicismo. Il primo capitolo, la prima frase. Alcune cose dipendono da noi, altre no. Dipendono da noi l'opinione, l'impulso, il desiderio, l'avversione. Non dipendono da noi il corpo, la reputazione, il potere. Cosa significa in pratica? Il giudizio che qualcuno ha di te non dipende da te. Non puoi controllarlo con le parole. Non puoi controllarlo con le spiegazioni. Quello che dipende da te è la qualità di quello che fai. E quella si dimostra nel tempo, con i fatti, non in quel momento, con le parole. Smetti di difendere la tua reputazione. Costruisci le tue azioni. La reputazione segue, sempre. Ogni volta che ti sei difeso con urgenza, con forza, con tante parole, stavi comunicando proprio quello che volevi nascondere, che il giudizio dell'altro aveva potere su di te. La prossima volta non difenderti, rimani fermo, fai una domanda, oppure non dire niente. Chi non ha bisogno di spiegare chi è, lo sa già. Se hai smesso di difenderti e hai sentito cosa succede, scrivi nei commenti una parola sola, libero. Basta quella, saprò che hai capito. E se conosci qualcuno che si giustifica sempre e rimane sempre incompreso, condividi questo video. Potrebbe cambiare qualcosa. Nel prossimo video parliamo di un posto preciso, non il lavoro, non la strada, la famiglia, dove chi ti provoca ti conosce da una vita e sa esattamente dove colpire. A presto, stoico!